Satana in Vaticano. Le rivelazioni di padre Malachi Martin. Padre Malachi Martin, 1921-1999, è stato un gesuita irlandese, teologo, esorcista, scrittore e per lungo tempo vicino agli ambienti del Vaticano. Ha lavorato a Roma negli anni 60 come stretto collaboratore del cardinale Augustin Bea e di Papa Giovanni XXIII. Dopo aver lasciato i Gesuiti nel 1964, si trasferì negli Stati Uniti, dove divenne un critico feroce delle trasformazioni post-conciliari della Chiesa cattolica, specialmente del modernismo e della corruzione interna. Martin ha scritto numerosi libri, sia saggi teologici che romanzi basati su eventi reali, rivelando spesso presunti segreti e lotte di potere all'interno del Vaticano. Uno dei libri più controversi di padre Malachi Martin è The Windswept House, la casa spazzata dal vento, o L'ultimo Papa, basato su fatti reali e con i nomi dei personaggi cambiati per protezione. Il libro descrive una lotta interna al Vaticano tra forze tradizionaliste e un'elite modernista e corrotta, con forti riferimenti a un'infiltrazione satanica nella Chiesa. Il libro descrive una cerimonia oscura chiamata l'intronizzazione di Lucifero, che sarebbe avvenuta nel 1963, lo stesso anno dell'elezione di Paolo VI. Secondo Martin, questo rito sarebbe stato celebrato simultaneamente in Vaticano, nella Cappella Paolina, e a Charleston, Carolina del Sud. Secondo Martin, alla cerimonia avrebbero partecipato sacerdoti, vescovi, figure influenti del mondo laico e almeno un cardinale. Il rito si sarebbe svolto sotto forma di una messa nera, ovvero una celebrazione eucaristica in latino recitata al contrario, caratterizzata da pratiche sacrileghe, sacrifici e l'uso di una giovane donna come altare. Padre Malachi rivelò a un confratello che il rituale satanico in Vaticano divenne noto dopo che uno dei partecipanti, poco prima di morire, si pentì e confessò il grave peccato. Il sacerdote che lo ascoltò gli disse di avere il dovere morale di informare il Papa di questo sacrilegio, affinché si potesse procedere con la riconsacrazione della Cappella Paolina. Gli disse inoltre che non avrebbe potuto concedergli l'assoluzione se non avesse dato il permesso di rivelare l'accaduto alle autorità ecclesiastiche, e così il penitente acconsentì. Ed ecco perché ora veniamo a conoscenza dell'accaduto. Malachi Martin afferma che altri funzionari della Chiesa Vaticana sarebbero stati coinvolti nelle vicende legate a telefonate compromettenti. In particolare, sarebbe stato coinvolto il cardinale Joseph Bernardin, accusato di atti di abuso nei confronti di una donna che svolgeva il ruolo di chierichetto, ma non è mai stato processato nonostante le accuse. Ma pure Rupnik, il prete violentatore, non è stato processato. Se queste persone non vengono condannate, allora aprite le porte delle carceri perché lì dentro c'è sicuramente gente più pulita.